più attenti di voi lo avranno già notato, ma Harley Benton finalmente è stata sdoganata come azienda di buonissima qualità ad un buonissimo prezzo. Annunciazione! E questo accade da qualche mese, da quando alcuni fra i più grossi, diciamo, YouTubers italiani hanno cominciato a recensirle e a parlarne bene. Devo dire, non ho visto recensioni negative su Harley Benton. E questo perché? Allora, molti lo sapranno già, ma in ogni caso lo dico, ci sono anche in Italia YouTuber che sono legati a un grosso negozio online e fisico di strumenti musicali. E ci sono altri YouTuber che non avevano, diciamo, nessun legame con questo negozio e che ora evidentemente hanno acquisito un legame con Thomann, di cui Harley Benton è il marchio proprietario. Harley Benton è proprietà di Thomann. Ecco, per cui ricevendo le chitarre le recensiscono e ne parlano bene, a ragione, perché io sono più di 2 anni che suono Harley Benton di vari livelli, sia economiche che più costose, e da sempre dico che come qualità-prezzo non c'è paragone con nessun'altra azienda che produce chitarre o bassi o altre cose. Anche i modeler Harley Benton hanno un rapporto qualità-prezzo assolutamente assurdo. Ecco, cosa succede? Questi che hanno un contratto con strumentimusicali.net non parlano di Harley Benton perché ovviamente e giustamente Strumenti Musicali mette un veto, nel senso non parli della concorrenza, perché Thomann è un enorme concorrente di strumentimusicali.net e per cui giustamente strumentimusicali.net protegge i propri interessi. E questi YouTuber chiaramente non parlano di Harley Benton, proprio non esiste per loro. C'è stato un paio d'anni fa uno YouTuber che poi è andato con strumentimusicali.net che ha parlato di una Harley Benton, una SC550, e ne ha parlato bene, diceva che suonava molto bene, salvo poi nel video successivo fare marcia indietro, diciamo parzialmente, e portare la chitarra da un liutaio. Scopriamo le magagne di Harley Benton, perché ovviamente deve avere delle magagne. E chiaramente una chitarra che all'epoca credo costasse meno di 200 euro, qualche piccola magagna per forza di cose ce l'aveva, e ovviamente è stata molto enfatizzata la cosa. Per cui forse in vista del prossimo contratto con strumentimusicali.net ha praticamente rigettato quello che aveva detto nel video precedente, ma questo va bene, ci sta, fa parte un po' del marketing e dei vari strani rapporti fra YouTubers e aziende. Ora, alcuni dei grossi YouTubers invece ora hanno un contratto con Thomann che manda loro le chitarre, per cui Harley Benton comincia veramente a farsi strada anche in Italia. Quando io dicevo 2 anni fa che Harley Benton era una ottima scelta, che suonava bene, che era un rapporto qualità-prezzo inarrivabile, mi sono preso molti insulti proprio a priori, e soprattutto da gente che non aveva mai nemmeno toccato una Harley Benton. Per cui questo è assurdo. Ora sembra che tutti amino le Harley Benton, ma di fatto non è cambiato nulla, se non che nell'ultimo anno Harley Benton ha molto migliorato il proprio controllo qualità in fabbrica. Ecco, per cui, come ho messo nella copertina, Gibson, Epiphone, Fender, Squier un po' meno, perché devo essere onesto e dire che anche Squier
propone buone chitarre a dei prezzi più che buoni, insomma più che convenienti. Però ecco, io essendo un fan di Tolkien ho messo il Balrog e Gandalf che dice voi non potete passare, nel senso che loro non arriveranno mai a produrre strumenti qualitativamente identici ad un prezzo simile, per vari motivi. Primo, perché Gibson ed Epiphone di sicuro non si caleranno mai le braghe andando a proporre, anzi Gibson sta addirittura aumentando i prezzi. È uscita adesso la nuova Les Paul Studio che costa 1.800 euro e insomma sono veramente tanti soldi per una chitarra che è costruita perfettamente e bene, però insomma un equivalente con un altro marchio la pagheresti metà prezzo. Ci scommetto, vabbè, non diciamo cosa. Ecco, per cui anche Epiphone ultimamente si è montata la testa, butta fuori chitarre signature da 1.500, 2.000, 3.000 euro, neanche fosse Gibson. A quel punto per 3.000 euro mi prendo una Gibson, anche se a mio giudizio sono soldi buttati, ecco, anche se io continuo a ripetere che sono favolose chitarre le Gibson, ma anche le Fender, e ne ho provata una proprio pochi giorni fa nel video precedente, ma ovviamente quello che paghi soprattutto è il marchio. Una chitarra, una Gibson Les Paul standard o custom che da 2.000, 3.000, 4.000 euro, togliendo il marchio Gibson ci toglie almeno 1.000, 1.200, 1.500 euro, ecco. Va bene, questa è stata una grande e lunga premessa, però volevo adesso approfondire un attimo questa cosa e vedere perché attualmente Harley Benton sta veramente impensierendo questi grossi marchi, non solo loro ma anche altre aziende, per cui andiamo a vederlo. Vi chiedo come al solito, se non lo siete già, di iscrivervi al mio canale e mi date una grossa mano e il canale crescerà sempre di più e porterò sempre migliori e maggiori contenuti. Grazie mille. Allora, andiamo un po' a vedere a fondo questa cosa. Questa parte volevo metterla a fine video, però ripensandoci preferisco metterla dopo l'inizio, perché ci tengo molto a precisare una cosa. Io non ho assolutamente nessun rapporto di collaborazione o contratti o cose del genere né con Thomann né con Harley Benton, assolutamente non ne ho. Questo l'ho detto più volte e lo ribadisco. Ho avuto molte Harley Benton, le ho tutte pagate. Nel mio canale i primi 2 anni ci sono molte Harley Benton, tutte pagate. Ci sono anche altre chitarre, altre marche. Se mi seguite già da un anno avete visto che Harley Benton sul mio canale ce n'è stata una, la HB35 Plus, che fra l'altro è anche un'ottima chitarra. Ecco, è l'ultima chitarra che ho comprato con i miei soldi. Poi alla fine non ho più visto, diciamo, la logica di comprarmi le chitarre, fare le recensioni quando ci sono altri 5, 6, 7 youtuber ovviamente più elevati di me che le ricevono gratis e fanno la stessa recensione. Ovviamente io la faccio con la mia personalità, loro lo fanno con la loro,
E anche questo voglio precisare, io non ho assolutamente nulla contro questi youtuber che ricevono le chitarre gratis, assolutamente ben per loro, non è un discorso di invidia o di chissà che, è un discorso di logica mia e del mio portafoglio, nel senso che lavorare 8-9 ore al giorno, e vi assicuro che ho un lavoro che non è proprio una passeggiata, per pagarmi le chitarre, perché oltre alle Harley Benton mi sono comprato anche le varie Ibanez, le varie Purre Smith, le varie Sire che ho avuto sul canale, tanto per dire i primi 3 marchi che mi vengono in mente. Per cui da quando ho questo rapporto con Gold Music e probabilmente continuerà anche con altre aziende di collaborazione, in quanto mi inviano le chitarre, faccio la recensione e poi le rinvio a loro, questa cosa mi aiuta veramente moltissimo, e Gold Music in questo per me sarà sempre, dovrò sempre accendere un bel cero a Gold Music, al di là di questi discorsi scherzosi. Ecco, è una cosa anche praticamente, sì, a livello pratico da tener conto. Ecco, questa cosa degli youtuber anche volevo dirla, perché non voglio che si pensi che ho invidia o chissà cosa, assolutamente no. Io, come ho detto molte volte, questa cosa la faccio perché mi piace, mi diverto. È una cosa che mi occupa abbastanza tempo, però lo faccio volentieri. Quando non lo farò più volentieri smetterò, tutto qua. E di sicuro con YouTube non mi arricchisco assolutamente. Ancora per molto tempo non me ne arriveranno di Harley Benton gratis, ma comunque questo non esclude che in futuro ne possa provare ancora comprandomela tranquillamente, e questo ci sta, non è un problema per me, almeno non lo è. Anzi, dirò di più di un anno fa ho caricato questo video e ha avuto un ottimo riscontro, più di 50.000 visualizzazioni, e ancora adesso macina abbastanza. Tanto è più che è uno dei video, forse, anzi è il video principale sul mio canale per quanto riguarda le visualizzazioni. E questo significa, a mio giudizio, che Harley Benton interessa molto a coloro che badano al sodo, a coloro che non hanno bisogno di avere un marchio famoso per fare i fighi e suonare, perché come ho sempre detto, con una Harley Benton si può fare la stessa figura che si fa con una Gibson o con una Fender, e qui già mi immagino nei commenti cosa salterà fuori. Ma anche in questo video che vi ho fatto vedere, i commenti sono stati più di 100, 200, 300, addirittura qualcosa assurda, non riuscivo a rispondere a tutti, e si sono suddivisi in odiatori e ammiratori di Harley Benton, chi andava giù pesante, chi invece difendeva in modo pesante. Io non sono mai stato un estremista, voglio dire, non vado come dire Harley Benton è una figata oppure Harley Benton fa cagare, fa schifo. No, come in tutte le cose ci sono cose buone e cose cattive anche in Harley Benton. Ora ha molto aumentato la qualità, gli ultimi
modelli che ha proposto sono veramente di qualità superiore anche rispetto al passato di questa azienda, per cui da qui si deduce il fatto che il discorso Harley Benton interessa moltissimo, per cui molti chitarristi si orientano verso questa azienda, ma non solo, non voglio parlare solo di Harley Benton, c'è la Echo, la Jet, la Earth, ci sono un sacco di aziende che fanno chitarre economiche che suonano bene. Io in questo preciso istante parlo di Harley Benton perché è questo il topic del video, ma ci sono comunque chitarre che suonano bene, ma torno a dire non hanno lo stesso rapporto qualità-prezzo. Attualmente Harley Benton mette i pick-up Tesla sui propri prodotti, addirittura sulle ST Modern Plus mette i ponti della Babix, tasti in acciaio, capotasti in grafite, meccaniche autobloccanti, manici in acero roasted, veramente delle features da livello superiore, e queste chitarre costano meno di 500 euro, addirittura meno di 400 euro in molti casi. E questo perché allora Fender, Gibson, Epiphone non riescono ad arrivare a questi livelli? Uno dei motivi l'ho già detto. Il secondo, che secondo me è altrettanto valido, è che appunto Harley Benton, essendo marchio proprietario di Thomann, non ha una distribuzione. Se le volete dovete comprarle da Thomann, e questo incide parecchio sul costo finale dello strumento. Chiaramente se le fanno costruire e se le fanno mandare direttamente, loro poi direttamente le vendono all'utilizzatore finale, per cui c'è un grande risparmio, insomma. Per cui io adesso non sono un economista, ma a mio giudizio almeno il 30% sul prezzo viene senz'altro abbassato. Teniamo conto poi che adesso fanno volumi veramente importanti di vendita, per cui riescono a mantenere dei prezzi assolutamente eccezionali. Per quelli che sanno tutto loro e che hanno già le manine che prudono e che vogliono scrivermi: Sergio, non capisci una mazza perché le chitarre Harley Benton costano così poco, perché vengono fatte in paesi del sud-est asiatico, dove questi poveri lavoratori vengono schiavizzati e sfruttati. Allora, ho risposto ampiamente sul video appunto citato prima, ma dico solo brevemente che Harley Benton fa le chitarre nelle stesse fabbriche dove le fa la Epiphone, la Squier, la PRS, la Gretsch e molte altre aziende, per cui questa è una leggenda metropolitana che ha qualche anno ormai e che ormai non ha più terreno fertile su cui crescere. Era stata messa in giro anche questa cercando di screditare Harley Benton. Chiudo qua e andiamo avanti. Uno dei capolavori a mio giudizio sul discorso qualità-prezzo di Harley Benton è proprio questa Telecaster, la TE62, che costa 169 euro se non sbaglio, perché ha la versione col doppio binding, ma c'è anche la versione senza binding che costa, mi sembra, 150 euro, e dunque è una cosa pazzesca, nel senso, ha il corpo in pioppo, il manico in acero tostato, la tastiera in alloro, i pick-up con cui arriva sono i Roswell, che sono onesti pick-up, ma voglio dire, con 150 euro ci si trova una Telecaster che suona a livelli praticamente di una Classic Vibe della Squier, che costa 3 volte tanto, oppure non lo so, di altre aziende che fanno Telecaster, non so, la Eco comunque fa delle Telecaster che però hanno parecchi punti in meno a livello di qualità di materiali e livello costruttivo, che costano comunque anche loro attorno alle 150-200 euro. Ecco, forse è quella che più si avvicina ad Harley Benton in questo senso. Già che ci sono, voglio dire una cosa: voi
a vostro giudizio, cosa manca ad Harley Benton per essere nell'Olimpo dei grandi Gibson, Fender e vatte la pesca, tutti quei marchi? Ecco, a mio giudizio ad Harley Benton manca uno o più grossi sponsor, intendo come grossi artisti che portano le sue chitarre sul palco. Quando Harley Benton riuscirà ad avere 1, 2 o 3 o 10 artisti che avranno il loro modello signature e via dicendo, le porteranno sul palco, allora a mio giudizio romperà il ghiaccio e tutte le critiche, le malevolenze si scioglieranno come neve al sole. Chiaramente questa cosa costa parecchio, perché questi artisti, oltre a farsi fare le chitarre, si fanno anche pagare, nel senso, io porto la tua chitarra ottima e ci suono, ci faccio i dischi, però mi paghi, se no vado da un altro e la faccio in 2 minuti, me ne fanno una anche loro. Ecco, per cui anche questo è da tener conto. Harley Benton per il momento non ha alcun contratto con nessun grosso chitarrista o bassista o chissà che. Sono cose che richiedono tempo e probabilmente accadrà, perché in Italia ad esempio so che Alex Britti già usa Harley Benton, poi altri artisti insomma le usano, poi che vadano in TV con la Gibson può essere e ci sta e va benissimo, ma magari a casa loro suonano una Harley Benton. Ecco, questa era un'altra cosa che volevo chiarire. Ecco, siamo ormai alla fine di questo lungo video, ma perché ho voluto fare questo video? Ecco, il motivo principale è stato quello di dare un po' di mettere un po' le cose a posto col discorso Harley Benton, che dà fastidio a moltissime persone, a moltissime aziende. Alcune aziende, un'azienda ha detto ti manderei le chitarre ma nel tuo video ci sono troppe Harley Benton per cui lasciamo perdere, e questo mi ha fatto enormemente incazzare, ma non perché devo difendere Harley Benton, ma perché se sei sicuro della qualità dei tuoi prodotti perché non me li mandi, cioè, sicuramente saranno migliori di Harley Benton. Io, come ho già detto, non pubblico più molti video su Harley Benton, il motivo ormai lo sapete, ma io non ho nulla da dire su Harley Benton, ma ho provato recentemente le Stag, ho provato le Echo, ho provato altre chitarre e sono buone anche esse. Anche con le Stag mi sono trovato bene e mi hanno ricordato moltissimo le Harley Benton, anche come prezzo siamo lì. Ecco, per cui quello che volevo chiarire era questo, il discorso appunto di questi nuovi youtuber, nuovi, vecchi e più famosi di me, youtuber che stanno sdoganando Harley Benton a tutto spiano e fanno bene, e questo discorso di queste grandi aziende che ormai si devono guardare le spalle, ma non perché andranno, sicuramente non andranno in rovina, però sicuramente un bel po' di fetta di mercato Harley Benton se la sta guadagnando, e devo dire con ragione. Va bene, chiudiamo qui e vi ringrazio ancora, e al prossimo video sicuramente si suonerà molto di più e si parlerà molto di meno. Ciao!